Bentornati ragazzi sul mio canale. Oggi andremo a vedere un piccolo accessorio del fotovoltaico ma fondamentale, ovvero il sensore di temperatura. Vedremo che cos'è, a cosa serve. Ci sono opinioni contrastanti su questo, sembrerebbe non fondamentale, alcuni dicono è essenziale. Bene, vedremo tutti i dettagli di questo piccolo oggetto per il fotovoltaico. Se vi fa piacere, ovviamente iscrivetevi al canale. Dicevamo allora il piccolo strumento, ovvero una sonda, ovvero un sensore di temperatura che viene attaccato a uno dei poli della batteria. Non ha importanza quale, perché non serve a vedere positivo o negativo, ma serve a vedere a che temperatura si trova in quel momento la batteria. Andremo anche a chiederci, ma il sensore di temperatura serve anche per le batterie dell'auto? In auto daremo una risposta anche a questo. Una delle problematiche che bisogna costantemente risolvere è l'abbassamento della temperatura. Nel fotovoltaico, se mettiamo le batterie in un locale esterno, possiamo arrivare d'inverno anche a 7-10 gradi ed d'estate anche a 35, 40. Allora, ecco che la reazione all'interno della batteria di prelievo di corrente e cessione di corrente subisce delle variazioni in funzione della temperatura. Possiamo dire che d'inverno, con le temperature fredde, l'acido meno fluido ha una reazione diversa all'interno della batteria, ha una resa inferiore, mentre d'estate, con l'innalzamento delle temperature, la resa della batteria diventa maggiore. Attenzione, rispetto al valore nominale in voltaggi e rispetto alla potenza in ampere, la batteria d'estate può rendere anche il 30% in più e d'inverno può rendere il 30% in meno. Ecco perché bisogna seguire degli accorgimenti. Il primo accorgimento è che non bisogna mai in inverno prelevare più del 50% se la batteria arriva a temperature intorno allo zero. Ci sono fondamentalmente due fattori di rischio. Con l'abbassamento delle temperature della batteria intorno allo zero si rischia di rovinarla in maniera permanente. Ecco perché il sensore di temperatura deve comunicare al regolatore di carica quanta corrente inserire, se ne deve inserire di più o se si deve fermare. Viceversa, quando è estate, la batteria rende di più perché la temperatura presente all'interno dell'elettrolita è superiore e quindi si ha una resa, dicevo, del 30% in più anche su alte temperature. Anche in questo caso il sensore di temperatura deve comunicare al regolatore di carica se scendere col voltaggio. Vediamo le fasi in base a una formula specifica. Ogni batteria, quindi ogni costruttore, dà delle indicazioni specifiche. Ricordiamoci, adesso vedremo la formula, che la batteria d'inverno deve ricevere una carica in termini di voltaggio superiore e d'estate deve ricevere una carica in termini di voltaggio inferiore, e questo in funzione dell'innalzamento o dell'abbassamento dei gradi a cui la batteria si sta trovando. Preciso, non i gradi dell'area intorno alla batteria, ma della batteria. A volte succede che ci sono dei locali climatizzati, ci sono 20 gradi, ma le batterie appoggiate a terra non sono a 20 gradi, sono magari a 18, 17, 16, 15, perché il pavimento è molto freddo. Ecco perché il sensore di temperatura non è ambientale, ma è appoggiato su un polo della batteria proprio perché deve segnare in maniera specifica la temperatura del pacco batterie o della batteria specifica. Rispondiamo prima a una domanda più semplice: ma nelle auto questa cosa viene calcolata? Sì, viene calcolata in automatico dall'alternatore. L'alternatore manda alla batteria il voltaggio che necessita per portarla di solito a 14,4 volts, non oltre e non meno, perché oltre i 14,4 le batterie al piombo iniziano un processo elettrolitico. Si può generare l'evaporazione del liquido dell'elettrolite all'interno delle batterie. Ecco che il generatore, ovvero l'alternatore, è tarato per 14,4 volts, ma
quando scende la temperatura, e voi lo potete vedere con un volmetro. Ci sono quelli anche per la presa dell'accendino, ci sono quelli che potete attaccare con i morsetti sulle batterie. Attraverso il volmetro voi vedete in inverno che il voltaggio che l'alternatore manda alla batteria sale, invece di 14,4 arriva a 14,5, e se fa più freddo anche a 14,6 o a 14,7 o a 14,8. Ecco che questa regolazione automatica dell'alternatore dell'auto fa sì che la batteria della macchina riceva gli stessi benefici come quella del fotovoltaico. Un'altra cosa importante: se fate la cosa contraria d'estate, vedrete che invece di caricare 14,4 caricherà 14,3, 14,2, e questo è fondamentale. In macchina, in auto, questo avviene automaticamente attraverso l'alternatore. Vediamo quindi cosa fare nell'atto pratico. Allora, noi andremo a svitare uno dei bulloni, andremo a posizionare il sensore di temperatura, in questo caso con una rondella, visto che la dimensione è maggiore del bullone stesso. Andremo ad avvitare e in questo modo abbiamo fissato il sensore di temperatura alla nostra batteria. L'altro capo, che è composto da 2 fili, andremo a connetterlo al regolatore di carica. Come vedete, rosso e nero, dobbiamo rispettare in alcuni regolatori il fattore dei colori, in altri no. È importante usare un sensore di temperatura idoneo al regolatore di carica, e di solito è quello che viene consigliato dalla casa madre. Per capire bene cosa succede con il sensore di temperatura, sia nel fotovoltaico che in auto, facciamo questo esperimento. Io ho connesso nella presa accendino, come vedete, un volmetro di quelli portatili. Questa è una presa classica, accendino. Io inserisco il volmetro e lui segna a motore spento 12,2, 12,3. Adesso accenderemo il motore e vedremo istantaneamente il voltaggio scendere, perché l'alternatore non funziona ancora e il motorino d'avviamento preleverà tantissima corrente. Dopodiché vedremo la stabilizzazione della corrente nella batteria a motivo dell'alternatore, e dopodiché vedremo, visto che è inverno e la temperatura esterna è di 8 gradi, che l'innalzamento non sarà 14,4 come avviene con temperatura a 25 gradi, ma sarà qualcosa in più. Lo stabilirà l'alternatore, vediamo direttamente. La corrente, vedete, è scesa istantaneamente a 11,7, adesso sta risalendo, ma non fino a 14,4. È salita proprio perché la temperatura esterna è intorno ai 9, 8, 10 gradi, è salita a 14,5. Se la temperatura fosse 3-4 gradi sarebbe 14,6, se fosse 0 gradi sarebbe 14,7. Questo perché l'alternatore dell'auto in automatico va ad aggiustare il voltaggio in modo da garantire la giusta energia per la batteria in funzione dell'inverno o dell'estate. Questa cosa avviene in maniera identica su un impianto fotovoltaico. Rechiamoci appunto adesso dove c'è un impianto fotovoltaico e analizziamo il pannello di controllo. Qual è quindi la formula che dobbiamo usare? Innanzitutto verifichiamo con il produttore di batterie qual è il coefficiente che loro usano per sommare o sottrarre voltaggio. Nel caso dell'Electrogen è 0,005. Questo numero viene moltiplicato per il numero delle celle, essendo un 12 volts, sono 6 celle, uguale 0,03. A questo punto dobbiamo moltiplicarlo, nel caso dell'inverno, per la quantità di gradi che ci sono in meno. Ipotizziamo che la temperatura delle batterie non sia 25 gradi standard ma 15, quindi abbiamo 10 gradi
in meno. Moltiplicato per 10 abbiamo questo numero 0,3 che andrà sommato al voltaggio di carica massima a cui le batterie sono destinate. Nel caso dell'elettrogeno è 14,8. Se noi sommiamo 14,8 al risultato di prima, abbiamo il nuovo voltaggio, cioè quando le batterie non sono a 25 gradi ma sono a 15 gradi, con una differenza di 10 gradi, dobbiamo portarle alla massima carica di 15,1 e lì devono restare con una corrente decrescente per caricarsi. Questo poi, oltre alla fase di bulk, si chiama assorbimento, absorption. Qui abbiamo praticamente innalzato il voltaggio per il corretto funzionamento e mantenimento delle batterie. Cosa avviene quindi in estate? Ipotizziamo che invece di 25 gradi le batterie sono a 35 gradi. Allora la formula di prima, ovvero 0,005 per il numero delle celle per i 10 gradi in più, farà sempre 0,3 perché stiamo facendo una formula semplice con i 10 gradi. Questo però stavolta va sottratto, quindi 14,8 meno 0,3. Le batterie in estate con 35 gradi sulle stesse, invece che 14,8 andranno caricate a 14,5 e lì sempre lì dovranno restare per l'assorbimento il tempo necessario in modo da essere completamente cariche. Ecco che vedete che 14,5 in estate, 15,1 in inverno, questa è una componente fondamentale per evitare la solfatazione e per evitare un uso scorretto delle batterie. Queste batterie infatti, come consiglia la casa madre, devono essere portate a 14,8 di massima carica, possibilmente ad ogni ciclo. Ecco che adesso, visto che la temperatura è più bassa del classico standard dove vengono effettuate tutte le misurazioni, ovvero 25 gradi, l'abbassamento mi obbliga a innalzare manualmente la temperatura, secondo la formula che vi ho appena fatto vedere, di 0,005 per 6 celle per l'abbassamento della temperatura. Il risultato portava, invece di 14,8, obbligava ad alzare il voltaggio a 15 volts ed è esattamente quello che ho fatto sul regolatore di carica. Questo inverter con regolatore di carica incorporato non ha la possibilità di connettere un sensore di temperatura, però mi dà la possibilità di farlo manualmente. Premendo quindi questo tasto andiamo a far lampeggiare il voltaggio, dopodiché potremo scendere in base alle formule. Se fosse estate, con una temperatura intorno ai 30 gradi, invece di 14,8 potremmo arrivare anche a 14,3, 14,2. Parliamo sempre di livello di carica massima, quindi il bulk. Oppure salire, come vedete, fino a 14,8 se ci fossero 25 gradi esterni. In questo caso lo riportiamo a 15 in base alla temperatura. Se facesse più freddo potrebbe essere anche 15,1, 15,2 e al contrario, facendo più caldo, l'abbasseremo. Io ho montato appunto questo apparecchio che misura la temperatura, me la trasmette in domotica, quindi tramite il wifi, e io, sapendo in tempo reale che temperatura c'è, posso andare, come vi ho fatto vedere, ad agire sull'inverter, ovvero sul regolatore di carica, per stabilire i parametri di carica massima delle batterie. Questo misurerà la temperatura della batteria e quindi del pacco batterie, visto che siamo in un locale chiuso e siamo con le batterie rialzate da terra. Ricordiamoci sempre che pacchi batterie così grossi
non ricevono molto l'influenza di carica e scarica in base ai grandi assorbimenti, se no dovremmo stare anche attenti e considerare questo, cioè con poche batterie, ad esempio solamente 2, avremmo innalzamento della temperatura delle batterie interne a fronte di un eccesso di carica più sensibile rispetto all'ambiente che non con 6 batterie il cui amperaggio è 675 ampere. Se vi fa piacere, ovviamente iscrivetevi al canale.